Vorreste sapere come migliorare il vostro vetro da così a così. Ciao ragazzi, sono Fabio D'Avenia di Taylor di Lavo Cosmetica ed oggi qui con me ho una novità. Vitrio, il polish per vetri. Quindi a cosa serve ragazzi? Serve per la rimozione di micrograffi, per la rimozione di residui di macchie chimiche, residui di prodotti alcalini o acidi asciugati sui vetri, per la rimozione di vecchi protettivi e per una pulizia intensiva prima di un trattamento protettivo. Ma perché usare vitrio? Vitrio serve per ripristinare vetri e cristalli sia di auto storiche o contemporanee, dove sono presenti problematiche. Vitrio è importante sulle auto storiche, perché? Perché non è semplice reperire un vetro di un'auto storica, quindi per questo noi abbiamo bisogno di andare a ripristinare l'originale. Vitrio è possibile utilizzarlo con pad manuale, con lucidatrice roto-orbitale e con lucidatrice rotativa. Sicuramente 3 lavorazioni differenti per 3 risultati e utilità differenti. Con vitrio andiamo a completare la linea polish abrasivi di Labo Cosmetica. In precedenza avevamo Regenera View, ma è solo per Plexidas e policarbonati, come questo. Vitrio quindi non sostituisce Regenera View, ma va semplicemente ad ampliare il campo d'azione per il ripristino di vetri e cristalli. Ma prima di andare a vedere come utilizzare il prodotto, cerchiamo di capire perché si differenzia dai normali polish abrasivi. Non tutti i polish abrasivi sono uguali, poiché utilizzano differenti polveri, che hanno delle caratteristiche specifiche per ogni superficie. Per questo motivo non è possibile lavorare su un vetro con un polish abrasivo a base di ossido d'alluminio, dedicato alle superfici verniciate, ma bensì abbiamo bisogno di un prodotto abrasivo specifico a base di ossido di cerio per i vetri. Apriamo una piccola parentesi sull'ossido di cerio, ragazzi. Solitamente molti utilizzano la polvere di ossido di cerio, che viene diluita con dell'acqua, ma confrontandolo con vitrio, che è un prodotto fatto con altri componenti, avremo delle grandi differenze a livello di performance. Quindi utilizzare vitrio ci permetterà di lavorare in maggiore sicurezza avendo all'interno dei lubrificanti ed avere un livello qualitativo più alto rispetto alle nostre aspettative. Vi aggiungo qualche considerazione in più durante la lavorazione. Evitate di lavorare su una superficie non lubrificata. Qui lubrifica il nostro K-Lube è di vitale importanza. Successivamente evitate di portare ad alte temperature la superficie con lucidatrice rotorbitale. È bene utilizzarlo con una media di velocità da 4 a 5, incrementando gradualmente la velocità. È consigliabile infine durante la lavorazione che il pad venga pulito. Evitate di utilizzare alte velocità. Quello che vi consiglio è di utilizzarlo con rotativa a massimo 1200 giri. Non effettuate la lavorazione all'aperto o sotto fonti di calore ed evitate di lasciare residui di prodotto sulle superfici antistanti. Ora passiamo alla preparazione. Coprire la vettura con un telo protettivo. Coprire guarnizioni e modanature. Lavorare sempre in zone di 30x30. Utilizzare sempre lubrifica diluito 1 a 10 per inumidire la superficie, così da migliorare il comfort di lavorazione e lo scorrimento del tampone. A differenza della normale lucidatura, per il vetro sarà necessario per ogni step riapplicare più volte il prodotto sul pad e successivamente erogare lubrifica sul pad. Ed ecco l'occorrente per effettuare la lavorazione. Partiamo con vitrio, lucidatrice rotativa, pad in feltro, interfaccia morbida per rendere più confortevole la fase di lucidatura, lubrifica in diluizione 1 a 10, nastro carta, cutter, telo protettivo, acqua velox e panni in microfibra. Penso di aver detto tutto, ora mettiamoci all'opera. Come vedete ragazzi, questa è la condizione iniziale del vetro che andremo a lucidare. Sono presenti numerosi swirl e rids, purtroppo causati dall'uso di una paglietta durante la fase di restauro dell'auto. Partiamo nel coprire le parti sensibili circostanti al vetro. In questo caso andremo a coprire le modanature in gomma e le cromature. Dopo aver steso il telo andremo a tagliare lungo il profilo. Dopo aver rimosso il telo andremo ad applicare un ulteriore strato di nastro per fissarlo. Se sono presenti degli adesivi sul vetro è bene rimuoverli.
Per dimostrarvi il risultato prima e dopo andrò a dividere il vetro da trattare. Ora andremo a utilizzare vitrio con la rotativa, applicando 3 o 4 noci di prodotto sul pad. Passiamo nello stendere il prodotto sulla superficie, utilizzando la velocità più bassa e successivamente per la lucidatura ad arrivare a un massimo di 1000 giri. Cosa molto importante è non superare l'area prestabilita per ogni step di lucidatura. In questo caso, come vedete, essendo un polish con un'alta concentrazione di abrasivo, il prodotto asciuga velocemente. Per questo è indispensabile utilizzare lubrifica in diluizione 1:10, così da rendere confortevole la lavorazione e ridurre l'asciugatura. Una cosa molto importante è non concentrarsi solo ed esclusivamente su una zona. Questo porterebbe alla creazione dell'effetto lente. Cos'è, ragazzi, l'effetto lente? L'effetto lente è quella distorsione visiva che si crea sul vetro, che reca molto fastidio durante la guida. Quindi è importante essere omogenei sulla superficie e dopo il terzo, quarto step di lucidatura è bene non andare oltre, perché a differenza della carrozzeria i vetri hanno una superficie diversa dove non è possibile insistere ad andare oltre. Guardate la lavorazione di vitrio come è confortevole e sicura, soprattutto se abbinata a lubrifica in diluizione 1:10. Vedete, ragazzi, per questo è importante coprire la vettura e le parti più esposte attorno al vetro. Vi ricordo, ragazzi, di utilizzare lubrifica sia sul vetro e sia sul pad durante la lavorazione o quando si va a riempire nuovamente il pad di abrasivo. Per questo vetro ho effettuato 3 passaggi di lucidatura. Ora ripuliamo tutto e vediamo il risultato. Un risultato davvero soddisfacente. Purtroppo difetti come questo RIDS non è possibile eliminarlo, ma bensì attenuarlo. Ricordatevi sempre che a differenza della carrozzeria i vetri hanno una superficie diversa dove non si può insistere più di tanto. Passiamo a pulire tutta la superficie, così da vedere il prima e il dopo del lavoro svolto. Per gli amanti del 50-50 ecco a voi un risultato straordinario. Qui andremo ad utilizzare la ruota orbitale. Non riuscirò ad avere lo stesso risultato della rotativa, forse solo il 50% di quello che sono riuscito ad ottenere in precedenza. Ma un tentativo va comunque fatto. Se volete un risultato profondo, la rotativa è la soluzione ideale. Ora andremo col nastro a delimitare un'area per vedere l'azione della ruota orbitale. Per la ruota orbitale procederemo con lo stesso modo d'uso della rotativa. Per la velocità sarà possibile arrivare fino a 4 o 5. Ricordo sempre durante la lavorazione di utilizzare lubrifica in diluizione 1:10, così da avere un maggior comfort e una buona scorrevolezza del pad. Ora procediamo con la pulizia totale della superficie e vediamo il risultato. Come vi ho premesso, siamo andati a rimuovere il 50% circa dei difetti presenti sulla superficie. Anche in questo caso, in presenza di RIDS, sarà impossibile da rimuovere, ma bensì da attenuare. Questo è il risultato finale. Dopo aver visto la procedura con rotativa e con ruota orbitale, adesso passiamo al pad manuale. Solitamente per una buona pulizia del vetro utilizziamo Energo, che va ad eliminare le contaminazioni. Ma nel caso di un vecchio coating, essendo resistente al chimico, Energo non riuscirebbe ad eliminarlo. Per questo abbiamo bisogno di un'azione abrasiva incisiva, che solo Vitrio può darci. In questa modalità Vitrio è un ottimo preparatore di superficie, prima dell'applicazione di un sigillante o di un coating.
In questa modalità è veramente semplice, basta applicare 2-3 noci di prodotto su un pad in microfibra. Lavorare il prodotto sulla superficie con movimenti circolari. Durante la lavorazione potete vedere in maniera tangibile l'azione del prodotto. Dopo aver lavorato vitrio, sarà necessario andare a rimuovere l'eccesso di prodotto con un panno umido in microfibra. Dopo aver rimosso difetti e vecchi coating presenti sulla superficie, come da prassi, per chiudere un buon lavoro andremo a proteggerlo. In questo caso utilizzeremo Aquavelox. Il mondo della lucidatura vetri è stato sempre vago e di poche certezze. Con questo video Labo Cosmetica vuole portare cultura ed estrema trasparenza in questo mondo. Solitamente nella lucidatura si cerca sempre di arrivare alla perfezione, ma nel caso dei vetri abbiamo dei compromessi ai quali dobbiamo dar conto. Per questo video è tutto ragazzi, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!